Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio farvi un altro video spot per quanto riguarda la manifestazione, che poi non è altro che il lavoro su se stessi, un modo come un altro per lavorare su se stessi. Allora, voglio farvi menzione di due cose importanti. Quando stiamo manifestando qualcosa o qualcuno, dobbiamo tenere molta fede e attenzione al nostro dialogo interno. Ok? Cioè dovete stare là a monitorare proprio H24 il vostro dialogo interno, proprio come se foste un appuntato, ok? Perché voi decretate di volere una cosa a livello cosciente, ok? Oppure una persona specifica. Bene. Ma spesso ci si dimentica di monitorare la cosa più importante, che è il dialogo interno, che magari è tutto il contrario. Cioè non so se vi capita, ok, fate le affermazioni, le visualizzazioni e poi state sul divano oppure state in macchina quando inizia proprio il subconscio a spararvi i pensieri, ok? Ed è tutto il contrario. Ok, allora, siccome noi con il lavoro su noi stesse e su noi stessi stiamo riformattando l'inconscio, quindi affinché le nostre sinapsi, ossia i collegamenti neuronali, siano conformi a ciò che vogliamo a livello cosciente, allora attente, molto attente al dialogo interno, ok? Appena sentite affiorare un pensiero non conforme al vostro obiettivo cosciente, perché quel pensiero è frutto del vostro vecchio sé, allora cambiate immediatamente. Tipo, dovete dire, io sono felice. Immediatamente proprio, io sono felice, io sono grata, io sono amata, io sono amore, io sono potente, io sono unica, io sono la grande potenza, io sono grata, io sono il Padre mio, io sono geniale, io sono l'assunzione di ciò che io sono, ok? E poi se volete, no, rispetto alla relazione, io sono fidanzata oppure io sono sposata, ok? Se state manifestando una persona specifica, io sono fidanzata con persona specifica, oppure io sono sposata con, ok? Io sono amata da. Queste frasi, affermazioni rispetto alla persona specifica, però, sempre unite alle altre che vi ho appena menzionato poco fa, cioè io sono la grande potenza, io sono felice, ok? Sempre insieme a queste qua. Ora, la seconda cosa importante che vi voglio dire è: se quando fate le visualizzazioni, applicando la vostra immaginazione controllata, immaginandovi un lui specifico o una lei specifica, che vi dice ciò che volete sentirvi dire, quando fate questo, se provate un certo stato di angoscia o emozione negativa, dovete immediatamente cambiare. Perché? Siccome sono le emozioni che attirano all'esterno la realtà e non la vostra volontà cosciente, perché noi manifestiamo all'esterno ciò che siamo, cioè ciò che è la nostra emozione. Ok. Allora, se volete manifestare una persona specifica e le visualizzazioni con questa persona sentite della resistenza, ok? Significa che siccome avete già fatto un'esperienza con tale persona, probabilmente dolorosa, allora il vostro subconscio ha registrato talmente forte tale esperienza dolorosa che magari vi porta a pensare che proprio quella cosa che voi, che volete che lui o lei, quella persona specifica, vi dica, memore di come l'avete conosciuta in passato, quella cosa che voi volete che lei vi dica, questa persona, non ve la dirà mai. Ok? E sentite quella resistenza, anche se vi state sforzando di farglielo dire nella visualizzazione. Bene, allora dobbiamo formattare la cosa. Cosa fare in questo caso? Due cose, due sono le cose. Una revisione del passato,
ok? Sono cose, ragazzi miei, che vi sto dicendo che ho sperimentato personalmente anche su dinamiche con mia madre e mio padre, ok? Nel mio passato, oltre che su una persona specifica. Quindi la revisione del nostro passato, come si fa la revisione? La revisione cos'è? È la revisione di un momento tragico, ok, che avete vissuto. Perché vi dico questo? Perché si può cambiare il passato. Noi siamo vittime del nostro passato nel presente e andiamo poi a proiettare quel ricordo del passato sempre nel futuro, che il nostro subconscio ha registrato quelle memorie e le va a proiettare in circostanze, persone e situazioni che viaggiano e vibrano alla frequenza di quel nostro trauma, ok? Quindi riformattare il passato si può, certo, adesso. Siccome la nostra mente crea all'esterno tutto ciò a cui noi la suggestioniamo, quando noi la suggestioniamo con una revisione del nostro passato, allora ti andrà a proiettare una realtà completamente diversa, perché tu hai immagazzinato dentro di te un ricordo diverso da quello di cui hai fatto l'esperienza. Ok? Per esempio, immaginatevi una scena tragica che avete vissuto con la vostra persona specifica e immaginatevi la stessa identica scena, lo stesso luogo, lo stesso arredamento, lo stesso intorno che avevate in quel momento, ricreatela, state in uno stato meditativo, andate proprio in una meditazione, fate l'induzione, 10-15 minuti di induzione meditativa, respirate, potete mettervi anche una musica funzionale a quell'induzione, quindi rilassate il corpo, una luce bianca intorno a voi e tornate con la memoria indietro a quella scena specifica, ok? Tipo lui oppure lei, se sei uomo o se sei donna, la stessa cosa con qualsiasi persona la vogliate fare, viene da me e mi dice che non mi ama. Ok, fai la stessa scena, immagina che invece quella persona viene proprio e ti dice che ti ama, che non può fare a meno di te, che è qualcosa di... Vedi, guarda la luce negli occhi di questa persona mentre ti dice queste cose, ok? Questo lo si può fare per qualsiasi tipo di evento, ok? E io personalmente l'ho fatto anche su un problema che ebbi da piccola quando caddi facendo una ruota perché avevo un dolore alla schiena e allora mi sono immaginata tante volte quella stessa scena laddove faccio la ruota e non sono più caduta e mi sono rialzata e io ho avuto qualcosa di veramente scioccante che quel dolore alla schiena che avevo per tutta la vita iniziava a dissolversi, ok? Cioè iniziava a dissolversi, mi sono immaginata perché avevo 10 anni, quando ero alla festa di compleanno di una mia amichetta di scuola e feci una ruota e caddi con l'osso sacro. Mi fece tantissimo male, questo me lo sono portato avanti per tutta la vita. Sempre al cambio di stagione, comunque sia, se andavo a correre, mi faceva sempre male lì. Beh, io ho iniziato a fare questa revisione, l'ho fatta per 21 giorni, ogni giorno la facevo 2 volte al giorno. Io ogni volta che facevo la ruota mi vedevo che non cadevo e rimanevo in piedi, ok? E sentivo anche le amiche, mia madre stessa che mi diceva brava, brava, sei stata brava, tenuta perfetta, cioè tutto il contrario del fatto di quando invece sono caduta, che mi dissero oh, ti sei fatta male, bella mia, e io avevo un dolore a cane dietro proprio alla schiena, avevo 10 anni, ok? Quindi vale per tutte le circostanze, ok? Questa è proprio la tecnica spiegata un po' così alla mia maniera della revisione. Ora, con una persona specifica, che può essere una madre, un padre, io propongo la revisione su tutti gli eventi traumatici della nostra vita. Io l'ho fatta personalmente ed è qualcosa di miracoloso, ok? Miracoloso, perché il subconscio si abitua ad avere un nuovo ricordo, ragazze, un nuovo ricordo, ok? Quindi su tutti gli eventi traumatici e con tutte le persone con cui sono accaduti. Ora, vi consiglio di farla almeno per 21 giorni. 21 giorni,
ok? 2 volte al giorno almeno, soprattutto quando andate a dormire. Coricatevi con quella immagine di revisione, va bene? Ora, torniamo alla manifestazione della persona specifica. Allora, rispetto al fatto che immaginare le stesse scene che state facendo con quella persona, ok? Che vi stanno portando un po' di angoscia, magari le avete iniziate a fare e stava andando tutto bene, poi adesso sentite dell'angoscia, oppure la sentite subito l'angoscia, a seconda mentre vi volete far dire quella cosa, ma sentite della resistenza. Ok. Allora, immaginatevi le stesse scene che state facendo con quella persona, ma non con lei, vera e propria, bensì con una sagoma di luce dalle fattezze umane. Ve lo dico proprio per esperienza personale. Allora, quella sagoma di luce vi dirà con gioia e senza resistenza alcuna ciò che volete sentirvi dire. Questo è garantito, lo potete sperimentare subito. Perché chi è quella sagoma di luce? Quella sagoma di luce è l'anima tua che si riflette nell'altro. E l'anima non vuole altro che la tua gioia totale. L'anima ti dice la verità della bellezza. L'anima è amore puro. Ok? E questa tecnica che ho sperimentato personalmente, non avevo sentito parlare da nessuna parte, proprio mi ha portato immediatamente ad assumere il desiderio. Cioè questa tecnica così fatta, con la sagoma di luce, porta immediatamente ad assumere il tuo desiderio e a staccare totalmente il controllo, l'angustia, la pena, quella sensazione di disagio che puoi aver provato mentre tu stai cercando di far dire alla tua persona specifica quello che tu vuoi che ti dica. Questa cosa porta proprio a farvi sentire un'assunzione d'amore meravigliosa, che non concerne più il fatto che sia proprio quella persona specifica a darti quella gioia. Cioè non cambia più per quella persona specifica, nel senso non è più importante se te lo dice quella persona specifica o no, c'è la sagoma, questa sagoma di luce, che toglie l'attaccamento. Perché sei totalmente appagata dall'amore che senti al di là di quella persona. Ok? Te la puoi immaginare proprio come stai immaginando in modo costruttivo la tua persona specifica. Tipo, se avevi in mente 2 scene importanti con la tua persona specifica e sentivi la riluttanza mentre quella persona ti diceva quello che tu vuoi sentirti dire, ti immagini le stesse scene con una sagoma di luce che abbia delle fattezze umane, dovete immaginarvelo un po' voi, fate appello proprio alla vostra maestria interiore, ok? E questo approccio ti porta ad avere una fiducia incredibile in ciò che di meraviglioso sta per accaderti anche nella 3D, come ovvia conseguenza del tuo stato interiore raggiunto, della tua assunzione. E certamente arriva quell'amore a livello esterno che hai già raggiunto internamente. L'immaginazione creativa e controllata, il segreto è proprio che non ci deve essere sforzo, ma una naturalezza, una bellezza, un fluire, un pieno godimento, ok? Ecco, questo è un passaggio fondamentale che ci tenevo a dirvi proprio perché sperimentato personalmente. Ecco, arrivare a questa tecnica ti fa contemplare la possibilità che quello che stai manifestando come persona specifica può anche non fare per te, attenzione. O che magari era frutto di un dolore, volevi manifestare a tutti i costi quella persona perché era frutto di un dolore dato da un attaccamento che abbiamo ereditato dall'infanzia. Ok? Perché quando ci incaponiamo con una persona specifica, se quella persona ha le fattezze, le caratteristiche per essere a fianco a te a scopo evolutivo, allora è una persona giusta anche se si è allontanata.
Allora, ripeto sempre, sono mie intuizioni sulla mia esperienza personale e sui miei studi comprovati dall'esperienza empirica. Quindi io sento che una persona torna se è o anima gemella o una fiamma gemella. Che vuol dire questo? Vuol dire che non è una situazione karmica da ripetere. Ossia, può anche tornare una karmica, ma siccome lo scopo dell'uomo incarnato sulla terra è quello di adempiere alla sua maestria e quindi sceglie con libero arbitrio di manifestare sempre meglio per se stesso, allora il mio augurio è che voi auspichiate sempre al massimo bene per voi, ok? Perché il potere dell'essere umano è unico, può fare qualsiasi cosa il mago consapevole. Allora, se quello per l'esperienza che vi dico, se una karmica, il ruolo che ha rivestito nella vita, nella vostra vita, si può essere già estinto e magari può tornare certamente, come vi dicevo, ma non è ciò che è buono per voi. Ecco perché l'assunzione e l'affidarsi alla saggezza universale, il Padre che è dentro di voi, che tutto crea, affinché vi possiate evolvere. Perché lo scopo è stare quotidianamente su alte frequenze. Ok? Quindi immaginandovi la sagoma di luce, staccandovi dal controllo, dal possesso, eccetera, ok? Pur nutrendo un certo amore forte per una persona, mi spiego? Vi sto dando, ragazzi, delle tecniche che hanno funzionato su di me. Quindi vi dico, sperimentate, provate e vedete cosa accade dentro di voi. Cioè mantenendo la fiducia nell'amore, ma l'altro chi è? L'altro è quello che ti ha fatto vedere l'amore per te. Quindi se è quello che deve tornare, quello torna. Anche con i fuochi d'artificio. Quindi, ve lo dico per esperienza, quindi può tornare certamente, vi dico, chiunque, ok? Però dovete auspicare a quello che è buono per voi, cioè questa fiducia nell'universo vi fa capire che non avete più attaccamento, ok? Quindi iniziate a fare miracoli proprio, ragazze. Quindi se nutriamo dell'angoscia all'interno, questa è una tecnica straordinaria. Se resistiamo, per esempio, a questo tipo di visualizzazione, sempre per la mia esperienza ve lo dico, se resistiamo a mettere la sagoma di luce al posto della persona specifica perché vogliamo quella, allora c'è resistenza, ok? C'è un attaccamento rispetto al vostro sogno d'amore che volete palesare sulla 3D. Quindi il mio suggerimento è proprio quello di sperimentarvi in questo, ok? E in tutto questo, ragazze, la fede nel Padre che vive in voi e che tutto crea è il solo ingrediente possibile. Vivere quotidianamente in uno stato di gioia, di assunzione totale per l'amore che volete, ok? Se quell'assunzione con la persona specifica vi dà questa gioia, continuate. Se poco poco ricevete un'angoscia per un certo momento, mettete la sagoma di luce. Poi magari rimettete la persona. Dovete sperimentarvi, ragazzi. Fatto sta che questo è un lavoro immane che va a supportare l'esperienza dell'elevazione spirituale. Sono tutte tecniche per il lavoro su di sé. Ok? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi miei, spero di esservi stata utile, vi abbraccio dal profondo dell'anima e noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!